Buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Drive and Talk. Applauso. Applauso. Era una piccola citazione questa, Ok. vediamo chi la coglie un po' diverso. Ok. Allora, benvenuti, questa è una nuova puntata di Drive and Talk. Con noi oggi c'è Io. Che è one? 1, 2, 3. One, two, three. Buongiorno Jay. Buongiorno, a posto? Sono l'unico che ti chiama Jay? No, No, ok, parecchie persone mi chiamano va Jay. bene. Parecchie nel senso quelli più stretti, sì. Quindi tu sei stretto, quindi va Vabbè, bene. mi sono arrogato il Sì, diritto sì, di essere sì, stretto. sì. Però. E poi a volte lo possiamo dire, ti chiamo anche Giovanni. Sì, certo, tipo c'è la figlia del mio compagno mi chiama Giovanni, quindi ogni tanto anche i miei figli per scherzi mi chiamano Giovanni, quindi va bene. C'ho il mio migliore amico di Milano che mi chiama Giovanni, lui mi ha sempre chiamato Giovanni, Ah, ok, quindi lui mi chiama Giovanni Gesù. quindi hai Sì, italianizzato tutto il nome. Però voglio dire, alla fine tu sei italiano ora, quindi Adesso metà a metà. metà e metà. E quindi ci sta. Possiamo fare Giovanni Jesus. Sì, così Giovanni Jesus. Manteniamo. Vabbè, poi tu c'hai tutto il resto del nome. Mamma mia, Juan Guilherme Nunes Jesus. Juan Guilherme Nunes Jesus. Jesus. Vabbè, dai, è fattibile. Allora, stiamo andando a Castelvolturno. La prima domanda è super classica, ma Sì. vabbè, oggi è pomeridiano, quindi stiamo partendo un po' più tardi rispetto al solito, ma com'è la tua routine mattutina? La mia routine mattutina, vabbè, ci sono due, quando ho i bambini e quando non ho i bambini Sì. con me. Quando ho i bambini con me ci svegliamo alle 7, Mhm. che comunque li devo preparare, ovviamente ho la babysitter che mi dà una mano. Preparo, facciamo colazione, poi porto Dudu a scuola. Che Tu che classe fa? Dudu fa second grade, che sarebbe la seconda... Elementare? Elementare. Li lascio alle 8:05, 8:10 e poi al ritorno prendo Maya e la lascio Maya fa all'asilo. l'asilo invece. Fa l'asilo, piccolina fa l'asilo, quindi poi parto direttamente al centro sportivo quando è la mattina, così arrivo anche un po' prima, faccio colazione con calma e tutto quanto, e quando non ho loro mi sveglio con calma, mi preparo e poi parto direttamente a fare colazione. Parto un pochino più tardi perché siccome non... E c'è un altro bambino oggi da portare a scuola. Oggi ti porto io. Senti, va con i bimbi in macchina, che fai? Niente, mettiamo musica, parliamo un po'. Mm. Ovviamente a Maya gli piace, infatti in macchina ci sono le bambole sue, se non c'è una bambola in macchina c'è il suo maialino, c'è Ariel, quindi ci sono dei suoi giocattoli che adesso che parla anche Sì. tanto e quindi è molto divertente. Dodò a mattina è un po' così, poi a volte non va a mettere il giubbotto perché senti caldo, non va a mettere... Quando è d'inverno è difficilissimo, quindi lui parte un po' amusato, poi mette una musica e parte. Un po' più... Dico dai, scegli la musica te oggi, almeno parte la giornata. Tra l'altro tu mi avevi raccontato una volta che la musica è sempre presente a casa tua. Sì, musica sempre, noi mettiamo sempre musica. Eh, Almeno nel senso che se non c'è musica, sai, diventa tutto molto... Anche queste giornate oggi a grigio, no? Oggi è super grigio. Ci sta anche una musica, almeno per svoltare la giornata, Sì. nonostante il grigio. Colazione hai detto che la fai al centro sportivo. Sì. Caffè la mattina. Domanda. Mm, Comunque a casa c'è una di quelle cose che ti no. aiuta a carburare o no? Caffè per me, lo so che qua prendono tanti caffè, no? Caffè a mattina, caffè quando arriva a lavoro, caffè a metà lavoro, quindi c'è sempre caffè, c'è caffè di Tommaso. Sì. Quindi il caffè non è una preferenza mia, nel senso se bevo ok, se non bevo non è che mi cambia la giornata. Mi piace fare colazione seduto, con calma, bevo il mio cappuccino. Sì, alla fine il caffè, almeno per come lo vivo io, è un'occasione per staccare, per stare con gli altri. Per fare Sì, due chiacchiere. sì. Una cosa più conviviale. No, quello in ufficio ovviamente tipo a lavoro così ci sta. Però caffè per me a volte, troppo caffè a volte fa anche male. Senti, invece, quando poi torni da lavoro,
Prendi i bimbi a scuola? Sì, quando torniamo va bene che adesso gli allenamenti finisce un po' più tardi, non riesco a volte a prendere Mai, che Mai esce un po' più presto. Dudu sì, prendo Dudu. Se è il martedì o il giovedì prendo lui direttamente andiamo a calcio, perché lui fa calcio. Poi stiamo lì un'ora e 10 così a calcio, e poi torniamo a casa, facciamo i compiti, giochiamo un po', ceniamo e poi abbiamo la nostra mezz'oretta di film tutti insieme, cartone, io e lui e Maya, ci mettiamo lì al divano abbracciati e poi a volte ovviamente quando non ce li ho loro e abbiamo sto stacco, no? Tipo ieri siamo allenati, poi oggi era pomeriggio, a volte vado anche a Roma comunque a stare un po' con Fabi, stiamo tra amici, giochiamo a carta, andiamo a cena, quindi ho tante giornate diverse nella settimana. Sì. Dudu ha scelto lui di fare calcio. Quando lui ha fatto 3 o 4 anni ha avuto uno scatto con questa cosa del calcio e oggi è proprio malato, sa tutti i calciatori di tutte le squadre. Tipo quando c'è la possibilità di venire allo stadio c'è sempre, infatti tu vedi lui è sempre in giro, conosce tutti, quindi fa come se fosse casa sua, quindi a lui piace proprio questa cosa del calcio e veramente non è perché è mio figlio, c'è una buona prospettiva che va bene che lui è alto, è proprio potente alto, tutto sì. quanto, però tira bene, c'è comunque delle caratteristiche che può diventare un ragazzo di buona prospettiva. Senti, ma ruolo quindi? Oggi lui fa il difensore perché il mister ha capito, no? Almeno pareggi le partite, nessuno passa di lui, lo mette in difesa. Ecco. Ma buongia. Ma buongia, è mezzogiorno e mezzo, buongia. Senti, sapevo che mi chiamavi prima della galleria. Mamma mia. Lei mi chiami sempre, lei mi chiama sempre, è un classico, lei mi chiama sempre che devo entrare in galleria, che non funziona più. E poi lei dice, non ti sento, te credo. Dicevamo che comunque con Dudu non è che ho spinto, ha deciso lui. Lui è partito così e adesso va bene, è tifosissimo del Real Madrid. Ah sì? Sì, a lui piace vincere facile. Però quando abbiamo giocato l'anno scorso contro il Real Madrid, è venuto a Madrid, è tutto emozionato, tutto, perché comunque io penso, no, se io posso dare la possibilità ai miei figli di avere e vivere dei sogni che io da piccolo non ci ho avuto, certo. Io ovviamente faccio il mio massimo possibile. No, anche perché alla fine hai lavorato tanto proprio per riuscire a loro a dare quello che tu non hai avuto, Esatto, ed è giusto farlo. Sì, sì. La vita del calciatore è strana e particolare, nessuno ci pensa mai, ma i calciatori fin da piccoli, no, fanno sacrifici, rinunciano ai weekend, alle vacanze, si allenano, l'estate non esiste, quando gli amici partono per le vacanze tu magari stai in ritiro con la squadra, eccetera. Com'è stato per te questo percorso qua? Guarda, per me è stato sempre... nel senso, io avevo dei piani, no? Nel senso, io giocavo all'America Minero, la squadra lì della mia città, Belo Horizonte, e pensavo, vabbè, sto qua e faccio come fanno tutti. Dall'America vanno al Cruzeiro, dal Cruzeiro vanno in Olanda, e Olanda magari in Francia, ho detto poi ritorno in Brasile, no? Di solito è sempre stato questo giro, io ho messo lì. Però siccome sono molto credente, Dio comunque è stato molto buono, come tipo quello che pensavo è stato molto più grande, no? Che un amico mio dice dai andiamo a fare un provino all'Inter di Porto Alegre. Ho detto guarda, va bene, intanto sto qua, sto bene, io già giocavo, vabbè io sono 91, io già giocavo con quelli 89-90, quindi giocavo sempre con quelli sopra. Tanto se va male il provino rientro qua, io avevo 14 anni e quindi ho detto vabbè vado, faccio sto provino e supero il provino. E mio amico no, ho detto oh cavolo, mo che faccio? Poi mio padre dice no vabbè rimani, intanto l'Inter quell'epoca, ma anche oggi l'Inter di Porto Alegre è un settore giovanile molto importante, molto forte. E quindi lì per lì ho deciso di rimanere
E mi è sempre andato bene, nel senso il primo anno sono subito andato in nazionale Under 15. Sono stato il primo così Under 15 ad andare in nazionale lì all'Inter di Porto Alegre, tutto quanto. Dopo il secondo anno, invece di fare tipo non la primavera, non so come funziona qua, tipo io sempre ho giocato con quelli più grandi. Ok. Quindi l'allenatore della squadra 89-88 mi vedi e dici a me mi serve, perché io facevo centrocampista, no? Tipo davanti alla difesa. A me mi serve uno come te perché io ero alto, tutto, io avevo una buona prospettiva, no? E va bene, gioco con loro e rimango con loro. Faccio questi 2 anni, intanto ero 2 anni avanti, tipo sono sempre stato lì. E poi io avevo 18 anni, 19, stavo mi allenando perché lì il centro sportivo, diciamo che la primavera, no? La categoria prima Sì. della prima squadra, si allenava allo stesso orario della prima squadra e i campi vicini, no? Perché se magari ha bisogno di qualcuno, allenatore della prima squadra. Ci allenavamo così e questo giorno il mister ha detto dai fai terzino sinistro oggi perché quello non c'è, fai tu, visto che sei sinistro. Ho detto vabbè, ero lì che mi allenavo tutto, arriva l'allenatore della prima squadra e fa ma chi è questo? Perché tu giocavi da centrale? Sì, a quella sempre già ero centrale, Già poi già ero centrale. Il mister mi fa ma chi è questo? No, ragazzo, no, portalo qua da me perché comunque all'epoca era Kleber. Kleber è stato uno che è stato molto importante in Brasile, terzino sinistro. Mi sa che ha giocato in Germania, nazionale, ha fatto sempre nazionale. E Kleber si era fatto male, serviva un altro terzino. Ha detto no, vieni perché mi serve. Ho detto vabbè. Primo allenamento ho detto io devo mangiare l'erba qua perché siccome c'ho un'opportunità, non so quando mi capiterà più. Certo, la devo sfruttare al massimo. Sì. Poi, vabbè, è andata bene, sono rimasto in prima squadra e da lì, tipo, ho iniziato, poi dopo 3-4 mesi ho iniziato a giocare, poi l'anno dopo ho fatto un bel campionato con la prima squadra, poi abbiamo vinto il Libertadores e poi, siccome già andavo in nazionale, ho fatto tutto il settore giovanile del nazionale, ero capitano, ho vinto il mondiale Under 20, ho vinto il sudamericano, le Olimpiadi. Sulle Olimpiadi poi dopo ti voglio chiedere. Arriviamo, però alle Olimpiadi è sempre dopo che arrivo all'Inter, no? Avevo già avevo una carriera già importante impostata, perché quando tu fai la nazionale al settore giovanile ti apre una marea di opportunità, no? Anche, no? E da lì già c'era l'interesse del Napoli all'epoca, il Napoli mi voleva, però il presidente ha detto no, non ti libero adesso perché stai giocando, semmai vai a gennaio. Ho detto vabbè, aspettiamo. Quindi è una storia che già... Sì, Napoli già era nella mia storia. E quindi dopodiché a gennaio venne questa offerta dell'Inter e io vado all'Inter. E 21 lì, anni, no? sì, avevo 20 anni. Era 2012, sì, dovevo fare ancora 21. E quindi è andata bene perché all'epoca c'era il mister Ranieri. I primi 6 mesi ovviamente non gioco perché ero piccolo, tutto, però per me era stato un onore perché con quelli che giocavo e quello che giocava alla PlayStation 6 mesi prima, Zanetti, Cambiasso, Milito. Capisci? Gente importante, Ivan Cordoba, Chivu. Tra l'altro una squadra che ha una storia di brasiliani enorme. Sì, Maicon, Giulio Cesar, quando c'eri tu c'era Maicon, Giulio Cesar, Lucio e c'era Coutinho, c'era Coutinho anche. E quindi per me è stato comunque una cosa importantissima perché mi volevano mandare in prestito. Io ho detto io dove vado in prestito? Sto con questi, imparo con loro, certo, che sono quelli più forti. E poi non ho la smania di giocare subito. Intanto non avevo sta fretta, capisci? Sì. Io dico a un procuratore, no, io rimango qua, per me va bene. Infatti sempre quando vedo Ivan Cordoba, Walter Samuel, sono i due, anche Chivu, che oggi è mister della primavera dell'Inter, loro tre sono sempre stati quelli che mi hanno dato una mano, no, fai questo, fai così. Quindi loro sono stato sin dall'inizio importante per la mia carriera, no? Che ho imparato con gente vera, gente che comunque sono dei maestri. Esatto, quindi anche Cambiasso, sempre gentile, tipo io ho avuto una fortuna di giocare con gente veramente che oggi è difficile pensare, se si ragiona, ho detto mamma mia ho giocato con questo, con quell'altro, questo qua. Come no? Quindi per me a 20 anni è stata un'esperienza fantastica.
E poi ovviamente ho fatto la mia carriera all'Inter e poi sono andato a Roma, anche a Roma ho giocato con Totti, no? In quella De Rossi che oggi è uno dei miei amici che ci conto tanto, Rudiger, Manolas, gente che comunque Dzeko, che per me ad oggi Dzeko, anche se ha 30 passa anni, fa sempre la differenza. Dzeko è un attaccante incredibile. E quindi abbiamo fatto una semifinale di Champions e poi sono venuto a Napoli. Per farti capire che la mia carriera era una prospettiva, io sono arrivato un'altra ancora meglio. Quindi sono sempre stato tranquillo perché Dio è stato proprio buono con me, è una delle cose che ringrazio sempre, che non è che io avevo pretese di fare qualcosa, io ho sempre lavorato, ho sempre fatto del mio meglio e le cose accadevano. No, anche perché poi c'è l'esempio, no, quanti tuoi vecchi ex compagni, magari anche di primavera, che tu dicevi questo è fortissimo, è 2 volte più forte di me, e poi magari non sono arrivati da infatti io, se ci penso, già il settore giovanile lì all'Inter di Portalegre, ci sono 3 o forse 4 che hanno fatto bene, che sono io, Pato, Tyson, che era al Shakhtar, Luis Adriano, uguale, che è andato al Shakhtar, quindi siamo questi qua, però loro sono più grandi di me, dalla mia età non c'è uno, capisci, che io posso dire questo o quell'altro. Certo, che poi ha fatto la tua carriera. Esatto. E quando a 20 anni ti trasferisci all'Inter, no? Sì. Praticamente ti ritrovi, sei giovanissimo e ti ritrovi dall'altra parte del mondo, in una città come Milano, che è comunque una città è una metropoli, glamour, eccetera. Ti conosco e tu sei una persona molto quadrata. È stato difficile però a 20 anni ritrovarsi in una situazione del genere e mantenere, no, fermi gli obiettivi davanti a te? Guarda, io sono sempre stato molto professionale, perché per me questo è lavoro. Io non è, va bene che c'è il piacere, va bene che c'è delle cose in cui tu dici ma è facile giocare a calcio. Per me è sempre stato lavoro, perché la mia famiglia, io vengo da una famiglia di classe media, normale, e quindi ho sempre fatto di tutto per aiutare la mia famiglia. Nel senso, quando ho avuto il mio primo contratto da professionista, la prima cosa che ho fatto, ho comprato una casa a mia madre, che sono cose per ringraziare tutto quello che hanno fatto per me e anche per mio padre, tutto quanto. Quindi per i miei fratelli, io ci sono sempre. Che anche per loro sia stato un sacrificio comunque. Ma certo, perché al campo esatto, tutti i giorni da piccolo. ma guarda, io da piccolo, Fabri, sono poche persone che comunque sanno certe cose, che io a 12-11 anni andavo da solo a fare allenamenti, perché mio padre lavorava, mia madre era casalinga, però non poteva lasciare mia madre da solo. Mio padre mi ha portato 2 volte al centro sportivo dove mi allenavo e io prendevo l'autobus, la metro e dovevo fare altri 10-15 minuti a piedi, quindi io avevo 11 anni, tipo a 11 anni che tu devi fare comunque un viaggio, perché è lontano, Brasile è molto grande, quindi più o meno era un'ora e 10 di distanza. Tu a 11 anni, ovviamente andavamo sempre in comitiva, no? I ragazzi ci incontravamo nella stazione della metro, però sono diventato responsabile già a 10-11 anni, perché c'avevo, nel senso, mi dovevo badare a me da solo. Quindi da lì per me è già iniziato, è come se fosse un lavoro. A volte mio padre doveva scegliere: che faccio, ti mando ad allenarmi o devo comprare, non so, non che ci mancava il pane, però lui sceglieva sempre, non è che mio padre guadagnava bene, lavorava in farmacia, così, però non. Diciamo, bisognava fare i conti. Esatto, doveva, giustamente, quindi un modo per ringraziare è anche questo, nel senso, la prima cosa che ho fatto, ho comprato una casa loro. Ovviamente la gente piace parlare, guadagna tanto perché fai calciatore, fa bella vita. Per me è un lavoro, a prescindere se noi sappiamo com'è il calcio, c'è le stagioni che poi fa bene, c'è le stagioni che magari può andare male, però io faccio sempre il 100% perché per me è una cosa seria, per me io ho la mia famiglia che dipende da me, i miei figli, tutto quanto. Hai un dovere. C'ho un dovere, esatto. E quindi questo, sono diventato maturo anche prima. Poi mi sono trasferito a 15 anni già a Portalegre, vivevo in Convitto, quindi per me andare a Milano era semplice, nel senso, anche se è dall'altra parte del mondo, a Milano è facile perdere la testa. Gioca all'Inter di Milano, hai 20 anni, tutto quanto, c'è troppa distrazione. Se tu non c'è la testa, noi abbiamo visto nel calcio quanti ragazzi forti non perso la testa perché a Milano
se tu non sei veramente concentrato, non sei lì per il lavoro, ti rovini. Sì, le tentazioni sono tante. Sì. In questo poi percorso di adattamento, giocatori come Javier Zanetti, appunto Julio Cesar, Maicon, come ti hanno, cioè in cosa ti hanno aiutato soprattutto secondo te? Guarda, in primis è l'accoglienza, nel senso, all'epoca c'era anche Thiago Motta. Io ero in albergo, tipo c'era Giulio e Thiago Motta, sono venuto a mangiare con me e ho detto guarda, qualsiasi cosa hai bisogno, fammi sapere, ma ecco lo stesso. Poi eravate aiutati dalla lingua voi? Sì, noi sì, quindi poi all'epoca è arrivato anche Guarin insieme a me, quindi era un buon gruppo, nel senso ho avuto un'accoglienza importante, poi senti dire tipo da Zanetti, all'epoca aveva 37 già, 38, ho detto oh, ma tu veramente c'hai 20 anni? Possibile c'hai 20 anni, corri come un cavallo, tutto, ho detto oh, vabbè, questa è la mia caratteristica, tutto quanto. Però anche perché loro parlavano un po' portoghese, siccome sono argentini così, hanno vissuto sempre con brasiliani, delle cose sanno dire. E quindi è stato proprio importante, come ti ho detto prima, Walter Samuel mi ha sempre aiutato, guarda Jay, non fare questo, prova a fare così, non andare troppo in anticipo, non serve sempre fare la guerra, tipo anche Kivu diceva guarda, prova a essere un po' più calmo con la palla, tipo ho avuto dei maestri che comunque sono stati persone tu eri più importanti. per l'anticipo? Io a 20 anni, tipo, diciamo che mi ispiravo tanto a Lusso, che Lusso prendeva la palla, dribblava tutto, ma anche in allenamento, Lusso era un animale, Lusso prendeva la palla, così ho detto no, io faccio come Lusso, io facevo uguale, andavo aggressivo. Infatti nella mia prima stagione all'Inter, io mi sa che ho preso 18-19 cartellini gialli, una cosa del genere, non so se la prima o la seconda stagione. Però così, perché io ero molto aggressivo, tutto quanto, quindi il tempo passa, poi impari tante cose, quindi posso dire che ho avuto dei maestri, delle persone giuste nel momento giusto. Noi oggi lo vediamo anche con Neres, no? Mhm. Ma comunque in generale i giocatori brasiliani sono i più divertenti da vedere. Sì, Perché io ho l'impressione che si divertano con la palla. sì, Cioè, questa è una mia affermazione personale della quale mi assumo tutte le responsabilità. Per me, dopo Maradona, ci sono Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho. sì. Questa è un'idea mia. Ronaldinho, quando lo vedevi col pallone, lo faceva con un sorriso stampato in faccia che tu dicevi, ma questo si sta divertendo, cioè lui sta. E questo estro, questa voglia di divertirsi e di divertire col pallone dei brasiliani, secondo te da cosa viene? Venni dalla strada, giustamente, venni perché noi da piccoli giochiamo per strada, nel senso noi ci divertiamo con gli amici, non è che c'era altri giochi da fare, c'era il pallone e basta, te giochi per strada, giochi nei campi di sabbia, campi belli, brutti, però ti diverti, per noi il divertimento era giocare a calcio. Quando c'era, non so, il tempo libero a scuola, calcio, tipo comunque il calcio è tanto, sappiamo che in Brasile vive il calcio tantissimo. Quindi anche una cosa che vedo oggi, il Brasile purtroppo oggi come nazionale ha perso questa cosa, Okay. perché sono tanti che giocano in Europa. Prima erano tanti magari che giocavano, erano pochi che giocavano in Europa, però erano gente, capito, che giocava proprio tranquillo, vabbè che loro erano fenomeni. Sì. Infatti il peso che oggi porta la nazionale ad oggi in Brasile è importante, perché dopo la nazionale di 2006 e 2010 è difficile, perché comunque tra Giulio Cesar, Dida, Cafu, Daniel Alves, Juan, Lucio, Rocky Junior, Emerson, Gilberto Silva, Roberto Carlos, Kleber, questo che avevo detto, comunque andava sempre nazionale, Zé Roberto, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Robinho, Diego, comunque era sempre stata una nazionale molto importante. E quindi oggi io a volte mi fa pena Neymar, perché Neymar c'è una pressione addosso, perché Neymar è uno di quelli che poteva giocare con questi qua. Va bene che la gente magari dice ma non è vero, perché Neymar, lo conosco Neymar da quando ho 16 anni, che sempre andato in nazionale. Neymar è fortissimo, capisci? È uno di quelli che giocano con questa cosa, che gioca senza... Io mi diverto e basta, come Ronaldinho. Ronaldinho ovviamente
ci dispiace perché Ronaldo era così troppo forte che si divertiva. Tanto ha vinto un pallone d'oro, ok, non è che serviva a vincere 10 palloni d'oro per dire io sono più forte. Ronaldo fenomeno, se non avesse rotto le ginocchia, Come no? poteva vincere 10 palloni d'oro, ma 10 palloni d'oro tranquillo, ma proprio sereno, perché è quello più forte di tutti. Io non ho visto Maradona, però Ronaldo fenomeno per me è sempre stato il più forte. Perché se noi ascoltiamo Cannavaro, Maldini, Nesta, tutti questi qua che sono dei difensori, che sono quelli più forti della storia, dici io ho fatto fatica con Ronaldo, Certo. tu dici io che potevo fare, manco lo vedevo, quindi per farti capire che Ronaldo per noi è un idolo in Brasile in assoluto, perché è stato quello più forte. Il calcio è cambiato tanto, oggi non c'è, guarda, la nazionale di Brasile fa divertire, no, perché oggi il calcio comunque è cambiato, ma anche il nostro, nel senso oggi corriamo molto di più, siamo più veloci, siamo più potenti, tipo la qualità tecnica oggi a volte passa a secondo piano a volte, e a me mi dispiace per questo, perché oggi è tutto corsa, potenza, chi è più forte, più potente, e quando esci dei calciatori, faccio l'esempio di Quara, che fa una differenza, che tipo, oh, ma questo da dove è uscito, che fa delle cose che non è quello che va il calcio oggi, tu guardi meglio, perché oggi è tanto equilibrato, tutte le squadre, nel senso stiamo vedendo il campionato quest'anno, va bene la parte sopra, però la parte sotto della classifica sono tutti vicini, Certo, sì, e sì. sempre partite difficili, bloccate, quindi il calcio è cambiato tanto, oggi e i dettagli a volte fanno la differenza, uno sbaglio, magari una punizione, va bene che ci sono quelle partite che va storta, però oggi il calcio è molto uguale, È più equilibrato. si è più equilibrato. C'ho sta curiosità sulle Olimpiadi. Vai. Perché non lo so, secondo me il sogno di ogni sportivo prima o poi partecipare alle Olimpiadi, il villaggio olimpico. Sì. Come Guarda, posso stare? Olimpiadi a Londra, avevo fatto a Londra 2012, è stata un'esperienza bellissima. Ah, aspetta, alla cerimonia c'eri tu? Non siamo andati perché giocavamo il giorno dopo. No, Infatti noi non stavamo manco al villaggio perché il calcio, siccome dovevamo spostare, dovevamo andare a Manchester, a Newcastle, stavamo sempre in un albergo. quindi lo vivi diversamente? Sì, sì. Le Olimpiadi le vivi diversamente? Anche perché a Olimpiadi noi siamo andati 2 giorni al villaggio olimpico, è come se fosse una vacanza, nel senso è tutto aperto, nel senso prima ovviamente c'è la sicurezza, dopo che tu passi la sicurezza, te vai dove vuoi, dove ti pare, non c'è tipo, c'era la postazione per mangiare, tipo magari sei lì a mangiare, passa LeBron James, passa questo, passa quello del nuoto, quindi è come se fosse una vacanza del mondo tutti insieme, no? E quindi praticamente la gente dice, il calcio ovviamente alla nazionale ha scelto di non andare perché magari c'è quello dell'arco, come si dice? Tiro con l'arco. Tiro con l'arco. Lui ha perso nella prima giornata, però rimane là, tu puoi rimanere finché finisce le Olimpiadi, non è che devi andare via, quindi quello già in vacanza, magari perché là fanno festa, tutto tipo, è un villaggio, una bella esperienza. Per me è stato bello perché comunque sono arrivato in finale, abbiamo perso contro il Messico, col Messico, però abbiamo fatto comunque un'esperienza che, come ha detto te, tutti i sportisti vogliono fare, è una cosa proprio bella, tipo l'esperienza che sei nel villaggio, tipo ogni partita è una cerimonia, tipo lo stadio, tipo in finale abbiamo fatto a Wembley e c'erano 95-96 mila persone, quindi era una cosa bellissima, quindi a volte mi viene anche pelle d'oca se mi ricordo. Immagino. E quindi Olimpiadi è stato proprio bello. E dimmi una cosa, ma tornare poi a casa con la medaglia d'argento e quindi non con quella d'oro, come l'hai vissuta? Guarda, abbiamo vissuto male perché noi eravamo più forti, nel senso che la nostra squadra era Neto della Fiorentina, era Rafael della Manchester United, Thiago Silva, io, Marcello, centrocampo c'era Sandro che all'epoca stava a Tottenham. Quanto è forte Thiago Silva? Thiago Silva è troppo forte. Vabbè, No, tranquillo. Piccolo. Poi c'era Sandro, poi c'era Neymar, Hulk, Lucas, Pato, Ganso, c'era un sacco di ragazzi, ho detto noi eravamo una nazionale più forte, vincevamo tranquillamente, no? Però il Messico ha fatto 2 tiri in porta E il calcio è strano. e noi abbiamo perso, però eravamo delusi perché l'aspettativa era alta, quindi guarda che abbiamo tirato
c'era anche Oscar al centrocampo. Abbiamo fatto, mi sa, 20 tiri in porta così. C'era Uchoa. Io dopo che ho incontrato Uchoa a Salerno ho detto ma io questo qua non lo voglio proprio vedere. Lui ha parato tutto ha parato questo. Quindi è sempre una medaglia, si rimane lì per la storia, perché non è che hai perso una finale, però hai vinto comunque una medaglia, quello è importante. Assolutamente. Senti, prima hai detto che il calcio è cambiato. Sì. È cambiato in meglio sicuramente in alcune cose, è cambiato anche in peggio? C'è qualcosa che non ti piace del calcio? È cambiato in peggio, posso dire, non sulla pressione fuori, perché comunque se tu stai bene di testa, io sempre, adesso ho imparato, ho anche un amico mental coach, si chiama Alessandro, e che mi ha aiutato anche nel periodo che sono arrivato a Napoli. Io volevo fare delle cose che io non avevo mai fatto, no? Però se tu stai bene di testa, la mente controlla tutto. La mente è quella che sicuramente ci fa, a volte pensiamo oggi sono stanco, ma oggi non ce la faccio. Tipo, se tu inizi a entrare nel mood, ma anche la psicologa mia stessa dici, non puoi sempre alimentare la tua mente di cose negative, perché la mente poi va al corpo ai muscoli e poi diventa un casino. Certo. Quindi oggi ci sono tante critiche, che oggi purtroppo ognuno può parlare di calcio e non funziona così, perché se tu fai il cuoco, io non ti posso dire fai questa pasta meglio, perché io non lo so, perché io non faccio il cuoco. Però se tu vuoi parlare di calcio, il minimo deve capire che comunque siamo esseri umani, abbiamo le problematiche, le nostre difficoltà come hanno tutti. Magari uno vive una nata male, perché tu non sai cosa sta succedendo a casa, perché magari tipo uno c'è un problema con la moglie, uno c'è un problema col padre, con la famiglia. Questo causa uno stress che non ti fa stare concentrato, nonostante sia il nostro lavoro. Comunque siamo esseri umani. Io non, magari a volte uno può essere concentrato perché c'è dei problemi, magari c'è il figlio malato a casa, comunque siamo genitori, magari c'è la sorella, abbiamo gli stessi problemi. Le preoccupazioni e le problematiche che hanno tutti, quindi non è che siamo dei robot, perché è questo che la gente deve capire, perché oggi parlano tutti, parlano i ragazzi di 15 anni, quello di 20, quello di 30, quello che non ha mai giocato a calcio, parlano perché oggi vogliono o avere i like, visualizzazione, tutto questo, perché oggi purtroppo la tecnologia ha cambiato tanto anche la comunicazione. Tu fai comunicazione, sa quanto è cambiato. Però tu devi fare dei discorsi, però discorsi utili, perché dall'altra parte comunque c'è un'altra persona, perché se non ti sto simpatico, ma io ti critico perché tu non mi stai simpatico, che senso è? Nessuno. Non funziona così, noi stiamo lavorando, questo è il nostro lavoro, è il nostro dovere. Però è questo, tipo la pressione che c'è oggi è molto, molto pesante, nel senso, se tu fai una partita male ti riempiono di insulti. A me non mi cambia, non è mai cambiato niente, perché io ormai sono grande. Io prima li subivi un po' di più. Subivo un po' quando avevo 23, 24, per oggi a 30, 33, a me se mi insulto, se dicono, a me è uguale, a me non cambia niente, perché quello che conta per me è parlare del mister, della società, dei miei compagni e magari delle persone che sono vicine a me e sa chi sono e sa come lavoro. E soprattutto andare a dormire la sera. Io vado sereno. Perché ho fatto il mio, ho dato il mio meglio, ho sbagliato, non ho sbagliato, però ho dato il mio 100%, sì, non ho dato, però sono tranquillo, sono consapevole delle mie qualità, della mia caratteristica e che persona sono, perché ad oggi è molto facile, ma non parlo nemmeno solo nell'ambito del calcio. Oggi purtroppo i social è diventata una cosa proprio senza senso, nel senso tutti possono parlare, io ti posso criticare perché tu ti sei vestita così, perché tu piace sta musica. Non funziona, uno ha il suo carattere, comunque il suo modo di vivere, non può diventare. Noi abbiamo già, purtroppo abbiamo già troppo odio in giro, guerre, queste cose. Io vivo la vita proprio serena, senza problemi, voglio che i miei figli crescano bene in un mondo sereno. A volte mi penso, io sono veramente preoccupato, non so dove va a finire con la tecnologia, non so come va a finire questa cosa per i miei figli in futuro, perché oggi è tutto troppo facile, l'informazione. Allora, ci sono due problemi secondo me. Il primo è quello che io chiamo la caccia al commento memorabile. Sì, esatto.
che onestamente uno vuole essere più fare bravo. tutti i fenomeni, Esatto. i simpatici, però insultando gli altri. C'è sempre un insulto in mezzo, Esatto. e questa è una cosa grave. E dall'altro lato, ed è questo quello che mi preoccupa per le mie nipoti, ma chiaramente per i tuoi figli e per i ragazzi in generale, è che oggi, se io pubblico qualcosa sui social, pubblico le parti positive della mia vita, Esatto. non le parti negative, e pubblicherò solo quelle. A volte farò finta che esistono, Ma è tutto mondo fake. e quindi io che sono un ragazzino e vedo magari un altro mio compagno di classe o di scuola che vedo che va a fare la vacanza lì e ha la fidanzata da là e fa una vita incredibile così, quando poi magari non so che da sotto ci stanno problemi, cose, È un mondo irreale. esatto. È un mondo irreale che purtroppo... Mi sono spiegato malissimo, però Però magari- va bene, avevo fatto il riassunto. No, perché è una cosa che mi Ma lo so, che mi preme. lo so, ma anche a me, perché ovviamente tu mi conosci, sai che persona sono e tutto quanto, però di far insegnare ovviamente a loro di convivere meglio con queste cose che abbiamo dentro. Ovviamente c'è il cartone Inside Out, Sì. che ti insegna ovviamente le cose che c'hai in testa, e quello è tutto vero. Tipo io nel 2, io mi sono emozionato perché comunque l'ansia è lì, tutti noi abbiamo delle problematiche, delle difficoltà e tutto quanto. Io l'anno scorso ho subito delle cose molto pesanti a me, però sono cose private che non è che voglio aprire a tutti così. Però mi ha causato un po' di ansia veramente, perché erano state cose gravi, cose difficili da uno sopportare, nonostante io posso guadagnare i soldi che posso guadagnare, ho una bella vita, ho una bella... c'ho ovviamente una compagna che mi sta sempre accanto, c'ho i miei bambini, però comunque c'ho le mie problematiche. Sei umano uguale a tutti. E la questione dell'ansia, che comunque ti fa vedere alla fine del... Se qualcuno non ha visto il film, vabbè, racconto il finale. Che poi controlla l'ansia, poi che controlla l'ansia, tutto va bene, perché ognuno di noi ha delle problematiche. E insegnare ai bambini oggi, ai ragazzi, che l'ansia va controllata da un certo modo, che l'attacco di panico, che la depressione, che comunque delle cose, ovviamente... di avere un occhio più a riguardo su questo nelle scuole è importantissimo, perché è quello che ci manca oggi. Il nostro mondo è diverso di quelli anche di 20 anni fa, tipo io ovviamente 20 anni fa avevo 13 anni, non è come i ragazzi di 13 anni oggi sono sviluppati. Tipo io ho mia figlia in Brasile che c'è 15 anni, lei è totalmente diversa di me perché ha vissuto un'altra epoca. Certo. E quindi è questo, di stare molto più attenta a delle cose che veramente contano, per fare che possono crescere dei adulti diversi, perché di come sta andando saremo più depressi, saremo più grassi, saremo più anche stupidi, scusa la parola, certo. di mente e di testa, non sarai, perché è tutto più facile, quindi questo. Mi hai fatto pensare una cosa: anche gli adulti hanno problemi, come giustamente hai detto, però forse a volte da adulti sono più difficili da affrontare, perché c'è anche un po' quell'orgoglio, quella cosa. Esatto. Tu come li hai superati questi momenti? Guarda, io ho superato ovviamente con la psicologa, perché ragazzi, psicologa, se tu non deve essere matto per forza, perché non serve così, però una dottoressa, una persona che ti può aiutare su un percorso così funziona perché comunque la gente vede, ma perché giochi bene nonostante le critiche subite a Verona, tutto quanto. Per me è lavoro, per me, nel senso, io non è che devo rispondere con Instagram, con messaggi polemico. Adesso sto giocando bene perché io sto bene di testa, sto tranquillo, sto sereno, la mia vita privata sta andando alla grande, i miei bambini sono bene, io sto bene con Fabi, ovviamente insieme a sua figlia. La nostra vita, nel senso, funziona, e oggi è tutto molto più tranquillo e più leggero, perché di testa sto bene. Se la testa funziona, tutto funziona. Ti aiuta ad essere un miglior calciatore, un calciatore alle proprie potenzialità, ma soprattutto un miglior papà. Esatto, Immagino, perché esatto. poi si riflette su tutte le cose della Ma vita. certo, io devo essere comunque un esempio in primis per loro. Infatti la mia carriera non è mai stata macchiata su polemiche, nel senso, sai, ti hanno visto ubriaco, hai fatto incidente, hai fatto quell'altro. Tipo, io ho provato a essere sempre
una persona corretta. Ognuno ha i suoi difetti, i suoi errori, i suoi sbagli, non metto mai in conto questo, però ho sempre provato di essere un esempio. Anche esatto, una persona che con il suo status ha forse anche il dovere di essere un esempio positivo. No? Esatto, ma in primis per i miei figli, capisci? Perché io c'ho dentro casa e sicuramente parte da quello, parte di quello che magari tu guarda, a me non piace questa cosa di papà, però papà è così, 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 io devo essere un esempio loro, tipo Certo. per le mie figlie che sono femmine, magari io devo alzare proprio il livello, tipo se un uomo non si comporta come si comporta come mio padre che mi prende cura, che sta vicino a me, io non voglio, nel senso, a me il mio livello è mio padre, se tu fai come mio padre, magari tipo mi dà anche di più, va bene, però io devo essere, perché dicono anche nei libri che ho letto, che la donna ovviamente vedi quello che è il padre, va a cercare ovviamente anche inconscientemente, nell'inconscio, dei uomini che magari riflette quello che è suo padre, quindi io voglio comunque essere un buon padre per me, magari un futuro molto lontano, che i miei figli avranno un ragazzo, un fidanzato accanto che deve essere comunque un ragazzo per bene a prescindere. Certo, bello, Bello? molto. Dimmi un po' che fai ora? Ora vado a mangiare, mi alleno e poi devo andare a casa perché oggi ho i ragazzi, oggi stiamo insieme perché è il mio giorno. Con loro stiamo insieme, anche se oggi piove un po', quindi Troverete qualcosa di buono da fare insieme. sì, sicuro facciamo un popcorn, sicuro. Quando c'è sto tempo così facciamo sempre popcorn, film e stiamo lì tranquilli. Poi coloriamo, giochiamo, facciamo quello che dobbiamo fare. Però adesso prepariamo l'allenamento, ci alleniamo perché per me è lavoro, vado a lavorare. Ovviamente Ci passi a trovare in ufficio? ovvio, il nostro ufficio devo passare sempre a salutare il nostro tutti. ufficio. Quello è il nostro ufficio. Passo sempre a salutare tutti, comunque a me piace avere questo contatto con le persone. Sì, è vero. Non è perché io sto dall'altra parte, che sono calciatore, che non devo conoscere chi lavora, nel senso, tu lo sai. Siamo colleghi. Se no siamo colleghi. Io ci Vado a salutare tratto colleghi. tutti, vado a salutare Maria Luisa sempre. Quindi per me è come se fosse una famiglia, non è perché sono a Napoli, all'Inter è uguale, io ho un buon rapporto con tutte all'Inter, Come no? a Roma, perché io con il contatto che ho con le persone per me è importante, io devo sapere il nome, devo comunque vivere bene dove lavoro, perché comunque quando vieni c'è un motivo ancora di più per venire felice e tranquillo. Confermo tutto, lo vedo tutti i giorni. Vedi, non c'ho niente, non sto minacciando niente, è tutto vero. Jay, grazie. Grazie a te. È stato bello. Grazie. E noi ci vediamo. Dove devo guardare? Là. No. Noi ci vediamo? In un prossimo episodio, Va bene. Ok, ciao ciao ragazzi. Ciao.